chiamo Antonino Calderone, ho 56 anni e ho parecchie cose da dire sulla mafia. Comincia così la confessione del boss della mafia catanese in uno spettacolo. Prima di partire ti do il benvenuto sul mio canale e se ancora non sei iscritto ti invito a farlo per aiutarmi a crescere e portare sempre nuovi contenuti. In questo video, come avrete capito, vi racconto la storia di Antonino Calderone, fratello del boss di Catania, Pippo Calderone. Nasce a Catania il 24 ottobre del 1935. Era ufficialmente un imprenditore, titolare di una stazione di servizio a Giarre, ma era in realtà il vicecapo della prima famiglia di Catania. Era stata fondata dallo zio Antonino Saitta, braccio destro di suo fratello Giuseppe, che era il rappresentante provinciale all'interno di Cosa Nostra. Materialmente non è responsabile di omicidi, anche se ha assistito a circa 7 omicidi come da lui ammesso, e questa cosa lo rendeva malvista agli occhi dei membri delle cosche catanesi, ma il prestigio del fratello Giuseppe, detto Pippo, gli consentì di essere un potente boss e controllare gli affari fino al settembre del 1978, quando Nitto Santapaola decise di far uccidere Pippo, che si era posto contro i Corleonesi. Antonino entrò a far parte della famiglia nel 1962, principalmente perché era attratto dal potere e dalla deferenza che tutti riservavano ai mafiosi in città. La sua carriera criminale iniziò con una piccola strage. 4 ragazzini nel suo territorio commettevano piccoli furti. Si chiamavano Benedetto Zuccaro, Giovanni La Greca, Riccardo Cristaldi e Lorenzo Pace. Come rivelò lui stesso ai magistrati, disse che li avevano sequestrati e rinchiusi in una stalla perché disturbavano la tranquillità del quartiere con continui atti di teppismo. Vennero strozzati e buttati in un fosso. Nel 1978 il declino della famiglia. L'8 settembre del 1978 Pippo Calderone morì a seguito di un attentato organizzato 3 giorni prima dai Corleonesi. Pippo, dopo la morte di Di Cristina, si era rifugiato nell'hotel La Perla Ionica ad Acireale. Doveva andare ad un incontro organizzato dai suoi uomini di fiducia, Nitto Santapaola, che era il suo vice rappresentante, e Salvatore Ferrera, che era il rappresentante della provincia. Doveva incontrarsi con Piddu Madonia, figlio di Ciccio Madonia, ucciso qualche mese prima e fedelissimo di Totò Riina. Ma nel tragitto, nei pressi di Aci Castello, ci fu l'agguato a lui e il suo autista, Salvatore Lanzafame. Pippo morì dopo 3 giorni in ospedale, mentre l'autista se la cavò e sopravvisse. Fu proprio Lanzafame a ricostruire l'agguato ad Antonino Calderone. La sentenza di morte di Calderone era giustificata dalla sua amicizia con Di Cristina e dal suo presunto appoggio nell'omicidio di Francesco Ciccio Madonia. Antonino non poté reagire a quell'omicidio perché non ne aveva né diritto alla commissione, della quale non era in grado nemmeno di indicare i nomi dei colpevoli, né disponeva delle forze necessarie per vendicarsi personalmente. Antonino venne emarginato dalle riunioni, dagli affari e dalle notizie dei vertici catanesi. La sua posizione criminale venne compromessa quando si trovò a dover giudicare il caso di 4 ragazzini catanesi che avevano avuto l'ardire di rapinare non una vecchietta qualsiasi, ma proprio la mamma di Nitto Santapaola, che reclamava vendetta per lo sgarbo subito. Antonino gliela rifiutò e fu chiaro a tutti che non era più il caso di averci a che fare. Fu costretto a vivere a fianco degli assassini di suo fratello e capì la sua definitiva estraneità quando la commissione si riunì per commemorare la scomparsa del fratello. Raccontò Antonino che la riunione della commissione si aprì con un breve discorso di Salvatore Riina, il quale, dicendo di riassumere con le sue parole i sentimenti di tutti, rievocò la figura del fratello, la sua reputazione di uomo d'onore e le sue opere a favore di Cosa Nostra. Pippo era stato grande perché aveva unificato Cosa Nostra, ma tutti i guai erano venuti da Di Cristina. Pippo aveva creduto in lui, è vero, ma in buona fede. Non poteva essere incolpato per questo. Ora bisognava mettere una pietra sopra tutte le discordie e i veleni e volersi bene. Antonino racconta che guardò Riina infervorarsi nella sua orazione e allora si accorse che era ormai un estraneo a quel mondo.
Era difficile, dice, stabilire se Rina recitasse o no, se quelle parole provenissero da un sincero dolore per la morte di una persona di valore o se dalla soddisfazione che ha appena eliminato un nemico pericoloso. Nell'organizzazione Antonino ci rimase per altri 4 anni, vivendo nel timore di essere ucciso. I Santa Paola lo tenevano sotto stretto controllo, aspettando che commettesse un errore che fornisse loro la giustificazione per eliminarlo. Però il suo comportamento era impeccabile. L'occasione si presentò quando cominciò a circolare la notizia che Franco Grillo, un uomo di Nitto Santa Paola, che era stato catturato dai superstiti del gruppo Ferlito, aveva rivelato la responsabilità di Nitto e dei suoi alleati nell'omicidio di Pippo Calderone. Fu questa la conferma dei suoi sospetti sui mandanti dell'attentato al fratello, che segnò la condanna a morte di Antonino. Calderone, aiutato dalla moglie, raccolse tutto il denaro possibile e fuggì, prima in Svizzera, poi in Francia, dove la famiglia lo raggiunse. Ma il 9 maggio del 1986 venne arrestato dalla polizia francese e rinchiuso in un carcere nei pressi di Marsiglia. La notizia della sua cattura fece scalpore e raggiunse anche la Sicilia, dove i mafiosi erano in agguato. La sua posizione era stata rivelata e la vendetta poteva essere compiuta. Raccontò Antonino che si rese conto che erano cominciati ad arrivare dei messaggi dalla Sicilia. I compagni di galera organizzarono una strana evasione e gli chiesero di fuggire con loro. Si rifiutò perché pensò che prima avrebbero ucciso lui e poi sarebbero scappati. Disse che era un piano inventato per creare l'occasione di eliminarlo senza sollevare sospetti. Infatti, il giorno stabilito della fuga, li trovò tutti a passeggiare tranquillamente nel cortile del carcere. Il 16 aprile 1987 cominciò la sua collaborazione con la giustizia. Le clamorose rivelazioni di Antonino Calderone causarono circa 200 arresti, dichiarando che ha collaborato con Falcone perché è uomo d'onore. Nel primo maxi processo portò a conoscenza le modalità organizzative delle famiglie e delle province, nonché sulle dinamiche interne di Cosa Nostra nel periodo in cui c'era il conflitto tra i corleonesi e la fazione opposta. Antonino Calderone muore il 13 gennaio 2013. Grazie di avermi seguito fino alla fine. Se il video ti è piaciuto, ti invito ad iscriverti al canale per aiutarmi a crescere. A presto.